Ciao a tutti, bentrovati! Ci siamo, un altro pezzo del nostro viaggio intorno alla ciccia, intorno al manzo. Oggi si manza così. Ah, si manza, mi piace. Facciamo un manzo, uno arrosto, un classicissimo. Però, invece di fare proprio il manzo arrosto classico, facciamo una cosa mia e quindi che diventa anche vostra. Ma nulla di complicato, non vi preoccupate. È una ricetta semplicissima. Qui abbiamo questo bel manzo legato del magatello, è una parte della coscia del posteriore, detta di grandissima qualità nel senso del taglio, un taglio abbastanza nobile. Qui, come vedete, io ho dell'osso buco tagliato per lungo con tutto il suo midollino e qui c'è del grasso. Questo è un grasso di copertina. Il grasso, come vi ho detto quando facevo la fiorentina, è un po' la cartina tornasole per capire se il manzo è di grande qualità, di cosa si è cibato, se si è cibato bene, se è stato trattato bene. Ecco, con questo manzo qui si può usare il grasso perché è profumatissimo. Cosa ci faccio? Ci cuocio l'arrosto. Ebbene sì, faccio diciamo un manzo quasi confitto, quasi cotto immerso in un grasso che gli dà una cottura molto particolare e ammorbidisce le carni e ci dà la possibilità di fare anche una cottura più uniforme, anche diciamo meno al sangue, più cotta, quindi si accontenta tutti, la facciamo mangiare a tutti questo arrosto. Vi dico gli ingredienti per questo manzo arrosto confit. Uso del pepe verde, il midollo di manzo, il grasso di manzo, del rosmarino, dell'aglio, del sale, dell'olio extravergine e del vino bianco, ma io ho usato un prosecco. Quindi si prende quest'osso con il midollo, l'osso protegge il midollo e si mette nel forno a 180 gradi per 5-6 minuti. Gli diamo una scottatina. Quindi prendiamo questa bellissima casseruola, eccola qua, fuoco al massimo, fuoco molto vivo, un goccio di olio extravergine, prima sulla carne, fate così come faccio io, massaggiatela bene da tutte le parti, massaggiata con l'olio, così non lo sprecate, non ne serve altro in padella perché tanto l'ha già preso, è proprio bella lucida la carne, è come se avesse messo una crema di bellezza all'olio extravergine d'oliva. Sì, canta. Poi il grasso, mentre la carne si sigilla, questa è una fase importantissima per l'arrosto, per la carne in genere, si sigilla, io prendo questo grasso che è fantastico, si scioglie, proprio è eccezionale, è morbidissimo. Guardate le dita come affondano dentro. Tagliate con calma il grasso, tanto avete tutto il tempo che volete a casa e lo tagliate più finemente possibile perché poi dopo c'è un altro passaggio. Mamma mia, sembra una crema di grasso. Renderlo più omogeneo possibile con il coltello. Vedete, io ho messo l'olio sul manzo e non ne serve altro, lo tira fuori, anzi già l'ha tirato fuori, l'ha sputato. Una parte ben tostata, il manzo è ben sigillato, ora lo mettiamo sui due lati così si sigilla anche nelle parti laterali e prendo uno strumento che amo alla follia, il mortaio a me mi commuove, quindi nel mortaio aghi di rosmarino, poi aglio, non lo schiaccio, mi raccomando toglieteci sempre l'anima, tanto questo va insieme al rosmarino. L'aglio poverino ultimamente tutti e metto l'aglio e poi lo tolgo, e metto l'aglio e poi lo tolgo. Povero aglio, ma che vi ho fatto di male? Si inizia a pestare. Perché si inizia con l'aglio? Si inizia con l'aglio e il rosmarino perché vogliamo tirare fuori tutti gli oli essenziali degli aghi di rosmarino. Non vi preoccupate se del rosmarino ci rimane anche un pezzettino di rametto. Togliete la pentola dal fuoco, la lasciate riposare e mettete il grasso pestato insieme al rosmarino e l'aglio. Con grande calma, con grande pazienza fate questa operazione, poi ci aggiungete un pochino di sale. La carne continua a frigolare, si aggiunge il vino.
lo prende con calma, non deve evaporare, deve raccogliere i succhi della carne che sono rimasti sul fondo della pentola. Vado a prendere il midollo. Tanto abbasso anche il forno, lo metto a 160 gradi, ecco qua, chiudo, poi prendo un cucchiaino, così, ululo. C'è gente che lo tira via, vabbè, non voglio andare oltre. Bene, questo è il midollo, lo tagliate, una parte rimane, praticamente la parte più interessante, tostandolo un po' si è cotto, ecco qua, si aggiunge a questo pesto, chiamatelo come volete, pesto di carne. In pratica lo sapete che sto facendo un burro di manzo, di grassi di manzo. E ora aggiungo il pepe verde. Dovete essere generosi, non il pepe verde in salamoia, pepe verde secco. Questo si deve sentire. Che meraviglia! Non rimane che unire questi elementi in un matrimonio incredibile. Ecco qua. Io ne lascio un pochino sopra, così si scioglie piano piano. Tanto c'è il vino che ci aiuta. Mamma mia! Questo burro si può utilizzare anche per condire una pasta. Questo arrosto di manzo, un po' arrosto, un po' confit, lo mettiamo nel forno a 160 gradi per una quarantina di minuti. Ne vado a preparare un gin tonic. Ci si vede dopo, eh? Ci siamo. È il libro di Italia Squisita, originale e gourmet. E ci sono anch'io. Vuoi vedere che questo non è il solito libro di cucina? Sono passati all'incirca 40-45 minuti, abbiamo controllato la cottura ogni tanto, senza aprire troppo il forno, perché il forno poi di casa scende di temperatura molto facilmente. Vado a prendere l'arrosto. Il grasso si è completamente sciolto, si è legato agli umori della carne e qui, meraviglia delle meraviglie, un condimento grasso profumatissimo. Qui ci stanno bene un sacco di contorni, dalle patate arrosto, ci potete mettere, che ne so, dei carciofi, per esempio, dei funghi. Ora prendiamo la carne. È viva, non è fresca, è viva ancora. Tanto io sto facendo ritirare un pochino la salsa. Attenzione, il momento è magico. Oh, che meraviglia! Che lo tagliate più o meno spesso, tanto facciamo una cosa. È burro, una roba micidiale. Se lo fate riposare un pochino è anche meglio. Non vi preoccupate se la salsa è un po' scomposta, separata, perché non è un fondo tirato, fatto restringere sul fuoco. Questa è una salsa di cottura, quindi deve essere anche un po' imprecisa. Eventualmente, se la volete un pochino più tirata, la rimettete sul fuoco quando fate riposare la carne. L'importante è che mantenga tutti i suoi sapori, perché poi noi toscani, per esempio, quello lì lo chiamiamo salsa, lo chiamiamo unto. E poi questo è un unto particolare, perché c'è il grasso del manzo stesso. Guardate che meraviglia! E qui siamo a Natale, e qui si può fare, questo piatto si mette nel mezzo verso le 5 di pomeriggio, sai? Quando siamo ancora a pranzo, che c'è da sappare vini rossi. Meraviglioso! Quindi, arrosto di manzo, un po' confit, con il grasso di manzo, midollo e grasso di copertina. Aglio, rosmarino, pepe verde per dargli quel piccante un po' anni 80. Ragazzi, mi raccomando, seguitemi ancora, perché vi devo dire ancora tante altre cose sulla ciccia, e intanto godetevi questo arrosto di manzo meraviglioso. Mi raccomando, seguitemi sempre, sempre, perché vi vengo a prendere a casa. Ciao a tutti!